Ragazzi, Ciao, buonasera. aspettiamo che si collega qualcuno. Sì, anche ci date un check per quanto riguarda l'audio. Come va, Gabber? Bene, no, tutto bene. Diciamo che anche questa giornata è andata. Intanto aspettiamo che gli altri si colleghino perché abbiamo intanto, prima di cominciare Io la ragazzi diretta, tengo il telefono per vedere eventuali commenti, visto che siamo distanti dalla telecamera, quindi se avete qualche commento o qualcosa potete farlo tranquillamente. faremo poi un annuncio importante prima di tutto. Quindi si sente, c'è un check, Si sente, il si sente, check sì. audio comunque è andato Tutto bene. regolare. Allora, Possiamo cominciare? Qualcuno si è... aspettiamo un infatti. minuto perché era alle 7. Salutiamo Andrea. Ciao Ciao Andrea. Andrea. Andrea Volbete. Hi Andrea. Andrea c'è sia il Andrea maschile che Scafidi il che... femminile, quindi un attimino dobbiamo... Tra l'altro Andrea ha fatto proprio pochi minuti fa Un video per un quanto riguarda l'unboxing. video. So thank you very much Andrea for the video that you shared about the products that you received before. So thank you very much. I really appreciated it, and later we will share the content through our social media. Tra l'altro ragazzi questa live sarà salvata come ogni live nel nostro gruppo su Adoc Community e lì ci sarà la possibilità per i ragazzi esteri, infatti adesso magari lo diciamo, Sì. di avere i sottotitoli in inglese, quindi comunque riusciranno a capire perfettamente l'argomento di oggi e anche loro riusciranno a vedere quali sono i segreti per riuscire ad avere una formula in un minuto. So for the foreign groomers, Antonio said that as all the other live streamings that we made in the past, the live will be saved in the ad hoc community, so you could be able to see again tomorrow and other days with the right subtitles to learn what we will say this evening about how to make the ad hoc formula less than 1 minute. Si sono connessi? Qualcuno c'è per poter Sì. cominciare? Altri 30 secondi ed E iniziamo. cominciamo. Tra l'altro oggi abbiamo scelto questa nuova inquadratura con la lavagna, anche perché così Per proiettiamo facilitare. qualcosa in modo tale che si possa vedere in maniera più ampia allo stesso tempo. Allora, innanzitutto con i ragazzi che ci sono collegati in questo momento, io intanto li inviterei a fare un grosso tanti auguri ad Antonio che Grazie. oggi fa il compleanno. Grazie. E per voi si è prodigato, anziché Non andare a fare non baldoria, festeggio. è andato e si è messo qui accanto a me a fare la consueta diretta. Non Quindi un esiste applauso ad neanche- Antonio e neanche tanti il comune. auguri. Grazie. Quindi arriveranno adesso i messaggi di auguri. Questo era l'annuncio importante che dovevamo fare prima Esatto, della tutta diretta. la live era per quello. Ok, io direi Possiamo di cominciare. iniziare. Sì. Allora, introduciamo quella che è la ragione per cui abbiamo scelto di trattare, tornando con le nostre live all'interno della community, proprio l'argomento su come ottimizzare il tempo di preparazione della formula, riuscendo a prepararla in meno di 1 minuto. Questo perché? Perché vogliamo che il professionista ad hoc a 360 gradi sia in grado di conoscere tutti i, tra virgolette, segreti, trucchi, consigli di quelli che possono essere d'aiuto ovviamente per andare a creare, ottimizzando il tempo, le proprie formule di fase 1 e di fase 2, perché nel corso del tempo, anche tramite alcune visite mirate quando vi andiamo a trovare direttamente in salone, ci siamo accorti di alcune cose che possono essere effettivamente migliorate, no Antonio? Penso. Anche perché comunque in realtà trattandosi il nostro marchio, il nostro brand di una cosmetica personalizzabile, è sottinteso che ovviamente il passaggio iniziale, la creazione della formula, sia leggermente più articolata rispetto a utilizzare un prodotto già pronto all'uso, quindi diciamo direttamente erogato nel flacone di utilizzo. Quello che abbiamo voluto fare oggi è sintetizzare quelli che secondo noi sono i metodi più veloci per ricreare la formula,
proprio ricreandola all'interno di un minuto, e colgo l'occasione anche per dire che alla fine di questa diretta pubblicheremo sempre sull'Adoc Community un video dove Gabriele ci fa vedere come crea una formula. Abbiamo Quindi, fatto lo speed race. esatto, abbiamo messo il cronometro e vedrete che in realtà, se non erro, in 57 secondi Sì, circa, sì. Gabriele riesce a creare una formula per un cocker. Questo perché considerate ovviamente che Gabriele lavora con noi ma non è un tolettatore, quindi comunque abbiamo voluto mettere appositamente lui perché non ha la manualità di un tolettatore, quindi per assurdo è un tempo che si riesce anche ad ottimizzare, quindi ad avere... Assolutamente, anche perché comunque nel frattempo vado un po' ad articolare quello che comunque scegliamo, nel frattempo che preparo, quindi sicuramente un tempo leggermente dilatato, ma nonostante questo sono riuscito nella sfida e sono riuscito a creare la formula in meno di un minuto, quindi se ce l'ho fatta io potete farcela anche anche perché se voi. non c'è... Ok, allora, quindi iniziamo con quello che secondo noi è un primo metodo che può sembrare banale ma non lo è assolutamente. Questa slide noi la forniamo a tutti i clienti nel primo ordine, quindi nel primo utilizzo, nella cartella del primo utilizzo, ed è uno schema di come noi intendiamo il posizionare i prodotti all'interno della toilettatura. Ovviamente non è fatto a caso, cioè per quanto riguarda il posizionamento delle linee della referenza ha un senso, quindi come potete vedere schematizziamo già gli elisir, quindi la creazione del prodotto, in tessitura, cute e pigmentazione. Perché Quindi è importante, diciamo, andare a chiarire questo aspetto? Perché sfrutta un tipo di ragionamento che già il toilettatore, quindi voi in questo caso, fa nella sua testa quando riceve il cane in toilettatura. Cioè nel momento in cui il cane è proprio sul tavolo, voi nella vostra testa già pensate cosa andare a fare perché andate ad analizzare il cane su quelle che sono le sue tre aree, che poi sono quelle che effettivamente voi andate a coprire quando realizzate le vostre formule di fase 1 e di fase 2. Quindi avete uno spitz, un cocker, un barboncino sul tavolo, dite ok, questo è il tipo di pelo, un pelo morbido, un pelo da volumizzare, un pelo secco e via discorrendo. Pigmento, che colore è? È un rosso, è un bianco, un nero, un doppio colore, un grigio e via discorrendo. Questione di cute, ci sono delle problematiche da questo punto di vista? È presente una dermatite piuttosto che cute unta, piuttosto che forfora? Quindi sono delle domande che già voi vi ponete quando avete il cane sul tavolo. in realtà diciamo che ad oggi li ponete, ma la scelta dell'attivo spesso viene fatta un po' a casaccio, nel senso magari vedo un attimo la tessitura, poi vado a vedere la pigmentazione, poi vado a vedere di nuovo la tessitura. Questo diciamo non è uno schema, quindi non avendo uno schema spesso si perde del tempo proprio nella scelta dell'attivo. Invece, come consigliava Gabriele stesso, quindi suddividere innanzitutto, quindi il primo consiglio fondamentale di questa diretta di oggi è suddividere e schematizzare ogni soggetto in queste tre categorie, quindi tessitura, cute e pigmentazione. Una volta identificate le tre categorie andrete a scegliere un attivo per ogni categoria. Diciamo che per quanto riguarda la tessitura in realtà potrebbero essere introdotti anche più di un elisir, ad esempio l'extra wash e il volumix se abbiamo un cane da volume molto sporco, però diciamo che in genere un elisir per quanto riguarda ogni categoria già ci dà l'idea di quello che sarà il trattamento. Così come ad esempio potrebbero esserci dei casi in cui una categoria non sia necessaria coprirla, ad esempio se il cane a livello cutaneo sta bene non andiamo a inserire un Dermasafe piuttosto che un Sebum, a meno che non si voglia andare a fare un qualcosa di preventivo, ma ne parleremo dopo sotto questo punto di vista. Però ecco, la categorizzazione dell'elisir è fondamentale per la schematizzazione e quindi una scelta più rapida anche in quello che è il trovare l'elisir dove li avete disposti, ma soprattutto se non c'è la necessità di andare a coprire quella categoria perché comunque il cane a livello di cute piuttosto che di pigmento sta bene, non siete obbligati a sceglierne uno e uno. Ovviamente la formula rimane personalizzata, e apro e chiudo parentesi sull'incipit tra virgolette che tu hai fatto prima
sul discorso della tempistica, no? Che in generale si impiega per preparare un cosmetico. Ovviamente parliamo di un cosmetico personalizzabile, come giustamente diceva Antonio, e come voi ben sapete, che chi lo sceglie è chiaro che comunque cioè già è consapevole è sottintesa che la va a creazione di un investire del tempo proprio per avere un risultato che con un prodotto pronto non avrebbe, e questa cosa dal punto di vista anche di comunicazione col cliente è bene da un certo punto di vista andarla a sottolineare e valorizzare, perché il cliente la differenza deve ovviamente percepirla attraverso voi che comunque lo spiegate, o in generale se avete una toilettatura tra virgolette a vista, che lo vada a vedere proprio cosa voi andate a fare, piuttosto che prendere il prodotto già pronto e versarlo sul cane o comunque diluirlo in acqua. Infatti i consigli che abbiamo dato oggi, che daremo oggi, vengono da un'esperienza, ovvero quando analizziamo le toilettature di tutti i nostri clienti ci accorgiamo proprio che manca questa disposizione. Questa disposizione è, credeteci ragazzi, fondamentale, perché come dicevamo, avendo gli elisir suddivisi per tessitura, cute e pigmentazione, ciò vale sia per fase 1 che per fase 2, sarà intuitivo ed immediato andare a trovare quello che è l'elisir che serve. Quindi immaginate se non fosse in questo modo, quindi in una classica toilettatura dove magari gli elisir sono tutti sparsi in giro per il negozio, o magari abbiamo dei doppioni di quegli elisir, quindi magari andiamo a prendere quello che è vuoto, poi lo posiamo, cerchiamo l'altro. Queste sono tutte cose che ci fanno perdere tempo. E il compito di oggi, diciamo il focus di oggi, è quello di ottimizzare il tempo, quindi avere poco tempo per la creazione di una formula. Quindi prima di tutto, innanzitutto, il consiglio è disporre la linea in modo lineare, quindi come vedete qui, se riusciamo magari su una mensola o su qualcosa di perfettamente lineare, e creare un minimo di spazio tra le categorie, quindi avere la categoria della tessitura, un po' di spazio, categoria cute, un po' di spazio e pigmentazione. Ovviamente però siamo consapevoli che non tutte le toilettature, magari a seconda di come è tagliata la parte di lavaggio, dove comunque c'è la vasca dove si prepara il prodotto, magari dispone di un piano così lungo, e quindi di conseguenza poi ci possono essere ad esempio delle alternative. Cioè ad esempio mi viene in mente che magari alcuni, rispettando un po' quella che è sempre la suddivisione, però magari li vanno a mettere su 2 piani, su più piani, magari hanno un mobiletto stretto ma lungo con più mensole, e quindi cioè, ci siamo lo stesso da questo punto di vista. L'importante, diciamo, è che non ci siano dei flaconi davanti ad altri. Cioè la ricerca del flacone non va bene, il flacone deve essere immediatamente a vista e si deve andare a trovare nell'immediato. Quindi se io ho scelto che per la cute devo mettere il sebum, immediatamente devo prendere il sebum ed erogarlo. Anche perché io ho fatto personalmente più volte delle prove da questo punto di vista, senza dire nulla dal punto di vista della disposizione, e mi sono reso conto che ad esempio in una toilettatura, per andare a trovare l'elisir che effettivamente necessitava il toilettatore, tra una disposizione sicuramente da migliorare e i doppioni magari di prodotti quasi terminati, e quindi già c'è il doppione messo da parte, però ha impiegato per prenderli tutti circa 30-40 secondi solo per prenderli, perché Esatto. appunto li doveva cercare, era un mobiletto stretto e corto da quel punto di vista, quindi c'erano delle boccette da magari non togliere davanti. non all'altezza della nostra vista, quindi dei mobiletti molto bassi. Diciamo che sono piccolezze che poi rapportate in un giorno lavorativo, quindi quando si lavora su 10-15 cani al giorno, diventa un problema. Quindi analizziamo ogni singolo dettaglio, per noi il dettaglio è fondamentale in tutto ciò che facciamo, Certo. e quindi questa diretta serve proprio a migliorare il dettaglio, quindi a far sì che se io riuscissi a migliorare la mia formula, la mia tempistica di 30-40 secondi per cane, su 12 cani già sarebbero quasi 5 minuti. Tra l'altro colgo l'occasione per i ragazzi che ci stanno seguendo, se magari loro hanno proprio dei consigli o vogliono condividere insieme con gli altri che stanno partecipando come avete disposti voi i prodotti effettivamente, qual è la vostra disposizione, se vi trovate da questo punto di vista, e chiaramente sottinteso se ci sono delle domande o comunque delle precisazioni che volete fare, noi siamo qui liberi, appunto vi leggiamo Esatto. tramite il telefono per poter rispondere. Quindi questo è per quanto riguarda una suddivisione che vi dia una linea chiara di come intervenire per la preparazione del trattamento. Quindi tessitura,
cute, pigmento. Per quanto riguarda, ovviamente, apro e chiudo una parentesi, ovviamente in questa foto noi andremo ad aggiungere poi anche questo, che è il Supreme, un elisir di tessitura per quanto riguarda appunto la fase 1, l'ultimo elisir lanciato proprio in occasione Anzi, del Dumen. come vi trovate? Se c'è qualcuno che già l'ha Se provato di voi, qualcuno ci dà un feedback, anche se in realtà ne abbiamo ricevuti tanti, come se fosse una abbastanza droga, positivi. alcuni Esatto. ci hanno addirittura detto perché non l'avete fatto prima. Una quindi- ragazza addirittura in un ordine ne richiedeva 10. Sì, proprio Abbiamo dovuto un attimo limitare lì robe l'acquisto. veramente, vabbè, comunque di questo possiamo esserne, non possiamo non esserne contenti, ecco. Esatto. Quindi, questo per quanto riguarda la disposizione, sia in termini di schematizzazione, sia in termini di disposizione in toelettatura. Poi andiamo a capire, dopo la scelta dell'elisir, quello che è un tasto molto importante su cui vogliamo soffermarci un attimino, che riguarda la cosa principale, no, della personalizzazione. Esatto. In questo Allora, caso. diciamo che anche un po' da parte nostra, inizialmente, quando siamo usciti sul mercato, c'era un minimo di confusione, cioè quando si crea un prodotto, quando si crea una formula, abbiamo sempre dato la possibilità di avere una percentuale del 15, scusate, del 18% massimo e del 5% come minimo. In realtà abbiamo notato che ovviamente parlando di percentuali che possono variare dal 5 al 7 al 9 diventerebbe un problema e anche lì una perdita di tempo andare a trovare il valore di utilizzo. Quindi in questo caso anche il secondo punto fondamentale della diretta di oggi è che abbiamo schematizzato, adesso vi faremo vedere una slide, l'utilizzo di ogni elisir in tre percentuali fisse, il 5%, il 10% esatto e il 15%. Questo è il sistema di dosaggio semplificato. Esatto. Come vedete in questa slide è davvero, ma davvero semplice cercare la percentuale più adatta per quel determinato soggetto e per quel determinato attivo ed elisir. Ovvero avremmo una percentuale del 5% rispetto al quantitativo di base per una prevenzione. Quindi facendo un esempio, se io magari ho un cane che in passato ha avuto un problema dermatologico ma magari in quel momento non lo ha più, però potenzialmente è un cane che potrebbe averlo, per mettermi al sicuro utilizzo un 5% di Dermasafe all'interno della fase 1. In generale, comunque, la prevenzione è quel qualcosa che in quel momento voi non vedete, ma siete già sicuri di quel qualcosa che magari può accadere. Nel frattempo Andrea commenta, dice grazie per avermi dato una nuova dipendenza inerente il per esempio. Quindi dicevamo, per quanto riguarda la prevenzione, ovviamente parliamo di qualcosa che voi non vedete, e quindi se ad esempio un cane a pelo raso, uno dei problemi che può avere è quello di presentare forfora piuttosto che cute unta, magari all'interno della nostra formula, oltre a ciò che mettiamo in termini di tessitura e di pigmentazione, scegliamo un 5% di sebum in questo caso. Allora, infatti come diceva Gabri, sostanzialmente quello che vogliamo racchiudere in questa slide è un concetto molto semplice, ma in realtà è l'evoluzione della nostra azienda, ovvero quando ad oggi si crea un trattamento, quindi uno shampoo, una maschera e un prodotto da rifinitura, le percentuali di utilizzo anche sul singolo attivo, quindi lasciando stare il discorso di mettere contemporaneamente più attivi e personalizzare sotto quel punto di vista, ma il vero limite secondo noi della cosmetica attuale è il non poter dosare gli attivi. Cioè, se ad esempio io ho un cane con un leggero riflesso giallo, quindi un manto bianco con un leggero riflesso giallo, sono costretto comunque ad utilizzare quel pigmento presente all'interno del mio prodotto sbiancante e non posso modificarlo. Quindi da lì nasce la nostra idea, l'idea di non solo mettere contemporaneamente tutti gli attivi di cui abbiamo bisogno in quel momento, ma soprattutto di sceglierne il dosaggio, quindi prevenzione, mantenimento e attività d'urto, quindi se abbiamo bisogno di qualcosa imminente. Quindi per quanto riguarda il mantenimento, come dicevamo prima, parliamo di necessità giornaliere da trattare, quindi in questo caso un 10%,
che ovviamente riguarda tutte le problematiche che può riscontrare un soggetto che viene mensilmente in toilettatura. Cioè sappiamo che ad esempio quel cane viene un po' più annodato, piuttosto che il cane da sbiancare, piuttosto che quello da volumizzare, piuttosto che fare la fase di taglio, ma comunque parliamo di condizioni normali, cose comunque da risolvere in maniera basica, tra virgolette, da mantenimento meglio Esatto, dire. non per forza da risolvere, però Esatto. facendo l'esempio del barboncino red, se ho un barboncino red e sappiamo tutti che tendono a perdere di pigmentazione, la parola mantenimento, quindi io utilizzo un pigmento manti rossi al 10% proprio per evitare di dover ricorrere a volte all'onda d'urto, quindi a qualcosa di troppo forte magari per quel trattamento, ma ad avere qualcosa di costante, quindi un cane che si mantiene perfettamente nella sua condizione ideale. Questo è il mantenimento. Ovviamente sappiamo tutti che capitano alcune volte, quindi alcuni soggetti che in realtà hanno delle necessità imminenti, quindi magari un'allergia, una dermatite o magari il cane ad esempio si è sporcato particolarmente, in quel caso entra in gioco il 15%. Vai. Il 15% ovviamente parliamo di un dosaggio d'urto. Cosa si intende per dosaggio d'urto? Intendiamo un problema grave da risolvere o un risultato importante da raggiungere. Cosa vuol dire? Nel caso del problema grave, dove ovviamente abbiamo ad esempio una forte dermatite, una forte irritazione e quindi dobbiamo intervenire in quello specifico momento e tra l'altro in maniera importante, abbiamo bisogno di un dosaggio più alto rispetto a un mantenimento o di più rispetto a una prevenzione, chiaramente, piuttosto che un risultato importante da raggiungere è quello di avere un cane magari con una tessitura molto più molle rispetto alla media e quindi il classico 10% di mantenimento non basta e allora dobbiamo osare dosando un po' di più, quindi passando da un 10 a un 15%. No, non sono partito subito perché in realtà io stavo riflettendo su come io muovevo le mani, mi sentivo un po' Bruno Vespa, Un po' Bruno. sì, sì, un Abbiamo po' Bruno così. Vespa. E quindi per questo non sono immediatamente partito, però quindi come dicevamo prima il dosaggio d'urto è un dosaggio fondamentale per tutte quelle condizioni in cui noi vogliamo un risultato massivo, a massive result si dice appunto in inglese, e quindi di conseguenza noi otteniamo da subito quel tipo di risultato avendo l'opportunità di dosare la quota volumizzante piuttosto che quella sbiancante, piuttosto che quella dermatologica. Se ci riflettete, in ogni ambito esistono gravità diverse del problema. Ogni cosa può essere valutata e ha un'azione differente. Quindi, secondo il nostro punto di vista, la cosmetica deve obbligatoriamente adattarsi a questa mentalità, proprio perché non è fattibile, secondo il nostro punto di vista, utilizzare sempre la stessa referenza in base alla gravità del cane. Magari un cane che ha semplicemente una probabile allergia, io utilizzo un dermatologico ad alto livello, lo stesso identico cane che ha un grosso problema dermatologico, io vado a utilizzare la stessa referenza. Ecco, questo secondo noi è del tutto sbagliato. Tra l'altro, scusa, finisco un Sì. attimo. Questa slide, oltre che a una semplificazione della ricerca della percentuale, quindi per avere in maniera schematica la percentuale da utilizzare, ci fa capire che in realtà il risparmio di tempo può essere dato anche dal percentuale di utilizzo di determinati attivi. Vi faccio un esempio. Quando abbiamo un cane molto annodato, quindi un cane da snodare, da recuperare, ovviamente l'inserimento di attivi oleosi o attivi molto snodanti prolunga l'asciugatura. Ecco, se lo stesso identico prodotto io, non potendo personalizzare, lo utilizzo in un cane che è in perfetta salute, rallenterò l'asciugatura anche in quel soggetto. Quindi per ottimizzare il tempo, in questo caso, quindi lasciando stare la creazione della formula in un minuto, ma proprio per ottimizzare il tempo del trattamento del cane, è consigliato utilizzare magari una dose da mantenimento o da prevenzione, quindi per abbassare la quota oleosa e la percentuale snodante ed avere un cane che si asciuga molto più in fretta. Cioè, quante volte ad esempio in passato magari vi è capitato prima di utilizzare i nostri cosmetici di utilizzare una maschera
di cui voi avevate necessariamente bisogno perché aveva un'azione snodante piuttosto che volumizzante, ma risultava pesante in termini poi sia di sensazione al tatto piuttosto che in termini di asciugatura, perché il cane non si asciugava mai. Esatto. Cioè in questo caso voi avete l'opportunità non solo di scegliere la quantità come in questo caso, ma soprattutto di utilizzare realisticamente quello che vi serve, e non è un aspetto da poco, perché in realtà anche quello che è il tempo che voi investite nella preparazione della formula, che sia 30 secondi, 10, un minuto, 2, quelli che siano, ok? Ovviamente è tutto di guadagnato in relazione a quello che voi risparmiate in tempi di asciugatura, ma soprattutto in fase di lavaggio, perché non ci dimentichiamo che mediamente il toilettatore con un cosmetico standard fa 2 passate di shampoo. Nel nostro caso invece, andando ad unire tutto quello che ci occorre in un'unica fase, quindi andando a sommare gli attivi con la medesima base, noi abbiamo, voi in questo caso, l'opportunità di ottimizzare il tempo. E ottimizzarlo in maniera importante, perché comunque una seconda passata, un secondo lavaggio, oltre al famoso tempo di posa che in media siamo dai 3 ai 5 minuti, ma ovviamente il tempo di insaponare il cane, di preparare il prodotto, è veramente una perdita di tempo, e spesso la seconda passata nel metodo standard viene fatta proprio per cercare una seconda esigenza, quindi per cercare di colmare una seconda esigenza. Nel nostro caso, potendolo fare tutto contemporaneamente, quindi tutto in un'unica passata di shampoo e in un'unica passata di maschera, fase 1 e fase 2, ottimizziamo tantissimo il tempo del trattamento, quindi del cane in vasca. Da questo punto di vista anche i costi, tra virgolette, nel senso che comunque si utilizza meno prodotto in termini di dosi, e anche per quanto riguarda l'acqua corrente, che comunque banalmente mi viene Guarda, da dire. quello io ragiono sempre su piccoli passi, nel senso, risparmiare 5 minuti, anche 4 minuti sul singolo cane, come dicevamo prima, se io faccio dai 12 ai 15 cani al giorno, significa risparmiare un'ora al giorno. Un'ora al giorno significa inserire potenzialmente un altro soggetto o avere un'ora libera per rilassarvi. Quindi i 4 minuti sul singolo cane non sono pochi. Ovviamente dovete rapportarli sull'intera giornata. Belli, un'ora libera così. Un'ora in libera al piscina, mare, sì. esatto. Noi quest'ora libera non ce l'abbiamo Non ce mai. non ce l'abbiamo mai. Dobbiamo- Anzi, noi aumentiamo aumentiamo i carichi di lavoro. Esatto, come Quindi- vedi io oggi dovevo essere a festeggiare. Invece sei qua. Sono Come sei devoto. Esatto. Allora, ovviamente una precisazione importante è il quantitativo di dosaggio, a cosa si riferisce, perché la percentuale che voi vedete qui, 5, 10 o 15% che sia, si riferisce rapportatamente al valore, cioè alla quantità di fase 1 o fase 2 che voi inserite. Esempio, come ad esempio diciamo qui, se io inserisco nella mia formula 20 ml di fase 1, io se voglio mettere un 10% di un determinato elisir, di un determinato attivo, andrò a mettere 2 ml, ovvero il 10% del quantitativo di fase che io ho messo. Esatto. Così come se ad esempio voglio mettere un elisir a scopo preventivo, metterò il 5% e il 5% di 20 è 1. Così come il 15% sarà 3, 2 e mezzo, non 3 mi e ricordo mezzo. perché io in matematica non sono bravissimo, No, però Gabriele, quindi 3 ml. sarà 3 ml. Di conseguenza è anche un valore da ricercare nella tabella che voi già disponete, una tabella dosaggi che segue ovviamente il ragionamento di trovare il corretto valore di fase e di elisir rapportatamente alla taglia del cane e al livello di pelo. Quindi se la andiamo a ripassare un attimino, quella che è la tabella di fase 1 e di fase 2 trova nella prima colonna la dimensione, la taglia del cane, quindi da small Quindi sulla a sinistra extreme. avete la taglia del cane, small, medium ed extreme. In alto avete la lunghezza di pelo, quindi livello 1, livello 2 e livello 3. Incrociando questo dato, quindi tra lunghezza e taglia del cane, avrete fuori la parentesi il quantitativo delle basi in 2 tabelle, quindi fasi 1 e fasi 2, tra parentesi il quantitativo medio, quindi il famoso mantenimento del 10%. Ovviamente lo andrete a variare se in quel soggetto magari è necessario avere un'azione di prevenzione o un'azione d'urto in base alla gravità del problema. Tra l'altro, piccola tip, ok, in merito, un piccolo trucchetto
che comunque già alcuni seguono, ma altri in realtà non lo sanno, riguarda... Ciao Marco, ho visto adesso il commento, Marco Giambrone. Ah, ciao Marco, buonasera. Quello che volevo dire è quanto eroga effettivamente, se voi pensate, una pompata di fase 1 o di fase 2 che sia, piuttosto che una pompata intera di Elisir. Questo è un aspetto importante perché vi velocizza il processo. Cioè, se io so che mediamente andando a schiacciare una fase 1 o una fase 2 una pompata è di 25 ml e io ho un cocker dove magari si utilizzano quei 25-30 ml che siano, io vado a schiacciare interamente il dosatore per una pompata da 25 ml, così come una pompata di Elisir pieno eroga 4 ml, quindi significa che se ad esempio io ne devo utilizzare il 10%, ne devo utilizzare 2, ne vado a schiacciare metà. E quindi questo mi velocizza anche mentalmente un Sono po' il tutto. meccanismi mentali che velocizzano e credetemi non di poco, cioè come diceva Gabriele, se io devo ad esempio creare una fase dove il quantitativo di base sono 75 ml, anziché stare lì a guardare la bilancia, a capire se ne devo erogare 25, 30, un po' alla volta, io già so che posso fare 3 erogazioni piene. Poi ovviamente il quantitativo può variare se magari il dosatore prende un po' d'aria perché il prodotto sta finendo, ma io già so che orientativamente 3 pompate arriverò a quasi 75 e quindi vado poi a perfezionare quella che è solo l'ultima erogazione, non tutte e 3. E questo ci permetterà di avere un risparmio notevole nella creazione del trattamento. Perché Tra l'altro, scusa se ti interrompo, Gabri, c'è una nostra cliente che dice, la salutiamo comunque, a esatto, prescindere. da quando utilizza Doc ha velocizzato tantissimo il meccanismo di intolettatura facendo più barboncini, ha raddoppiato la quantità di clienti e al giorno ovviamente ha aumentato anche i guadagni, quindi un po' quello che dicevamo prima. Nel frattempo saluto anche Giacomo. Ciao Giacomo. Ciao Giacomo. E quindi sì, un po' per confermare quello che abbiamo appena detto. Sì, tra l'altro questo discorso del quantitativo di erogazione di una pompata di fase di Elisir specifichiamo che è pieno perché ovviamente, come diceva Antonio giustamente prima, se noi andiamo a dosarlo comunque andando per questo meccanismo quando la fase già è a metà o sotto la metà, ovviamente una dosata intera potrebbe non essere esattamente 25 ml. Perché pescherà in parte aria e in parte prodotto, un po' come quando il dosatore per le mani sta per terminare, non esce completamente. Per questo comunque è fondamentale avere sempre un'unità di riferimento che può essere la bilancia, ad esempio, come comunemente ovviamente tutti i toilettatori ad hoc hanno come riferimento, no? Quindi avere sempre lì il quantitativo che noi stiamo mettendo, avere un qualcosa che mi dia una sicurezza del quantitativo utilizzato. Esatto, cioè per andare a mettere nel pratico quello che abbiamo detto finora, vado a selezionare una prima slide, che tra l'altro è una slide che, mostriamo, un tipo di slide che mostriamo ai ragazzi che si approcciano per la prima volta a questo sistema prima di ricevere i loro prodotti. In questo caso ad esempio è una formula consigliata su quello che è un Cocker Spaniel, e tra l'altro qua si vede poco perché è piccolino. Tra l'altro è la stessa identica formula che troverete poi nel video dove Gabriele ci fa vedere come riesce a creare il mix in 58 secondi. Come vedete, qui è stata fatta una chiara suddivisione di quelle che sono le fasi, quindi una fase 1 e la fase 2 evidenziate in verde acqua e rosa, che sono i colori ovviamente dei trattamenti, e poi la suddivisione di cui parlavamo, quindi pelo, pigmento e cute, andando a scegliere quello che ci occorre per ciascuna categoria, per ciascuna fase. Quindi ad esempio in fase 1, nel caso di questo cocker che aveva un problema in termini di manto, che era un manto disordinato e annodato, abbiamo bisogno di condizionarlo e quindi per il pelo andremo ad aggiungere il Conditioner Plus, che lavorerà sul condizionamento nella tessitura, che è comunque una delle più trascurate. Per il pigmento, essendo un cocker nero, sicuramente utilizzeremo il manto nero per andare a tonalizzare e rivitalizzare
quello che è il colore di base, e poi per la cute, avendo un cane in questo caso che presentava una cute unta, andiamo ad aggiungere il sebum, che contiene ovviamente degli attivi che vanno a bilanciare il film idrolipidico e di conseguenza la produzione eccessiva di sebo. Quindi, come vedete, per ogni categoria c'è un determinato elisir che andiamo ad aggiungere, ovviamente andandoli a scegliere in relazione alla gravità del problema. Poi andiamo a scegliere quella che è la percentuale, che ovviamente è personalizzata sia a vostro gusto, tra virgolette, in determinati casi, come ad esempio il tipo di condizionamento, che magari, oppure mi viene in mente nel caso del barboncino, il volume. Ok, magari già sappiamo che il 10% può essere sufficiente, ma noi vogliamo osare, quindi mettiamo un 15%, così come magari lo necessitiamo. Quello è un po' a discrezione del caso che avete davanti, andando a toccare il pelo e vedendo il cane direttamente di persona. Che poi, ragazzi, se ci ragionate, lasciando stare, diciamo che è il focus principale della nostra azienda, ma ad oggi non può esistere evoluzione che non sia un qualcosa di personalizzabile. Cioè non è possibile distinguersi dalla concorrenza se in realtà non siete voi a creare quella cosa. È un po' come nel taglio: se magari nel taglio il taglio fosse standard per tutti, utilizza la 3 mm su tutto il cane nei casi disperati, che 7F, comunque noi 7F, esatto, 7F per tutti, non ci sarebbe differenza, non ci sarebbero i tolettatori di successo e i tolettatori che magari in realtà non riescono a fare determinate cose. Quindi per quanto riguarda la cosmetica il concetto è identico, è impossibile mettere sulla stessa bilancia tolettatori con consapevolezze diverse, tolettatori con studi diversi, tolettatori che sanno quello che stanno facendo. Noi 2 domeniche fa abbiamo fatto un corso a Treviso da Giulio Topane, che salutiamo, un corso che ha aperto gli occhi a tantissimi ragazzi, perché ad oggi, ripeto, per noi è indispensabile la conoscenza cosmetica ed è fondamentale per capire proprio questi concetti, che sono dei concetti basilari all'interno di un trattamento. Anche perché comunque per avere il risultato finale poi tanto decantato alla fine, soddisfatti sia voi che i clienti in termini di taglio, di acconciatura, quello che sia, è fondamentale lavorare sul prima. Cioè la base fondamentale è proprio andare a creare un trattamento che poi vi proietti in quella che è la condizione finale, ideale del soggetto. Infatti noi dobbiamo ragionare sempre, quando andiamo a creare un trattamento, in relazione al problema che abbiamo e all'obiettivo da raggiungere. Cioè, quindi, se noi ad esempio prendiamo l'esempio di questo cocker, noi abbiamo un manto disordinato e annodato, l'obiettivo è quello di ottenere una condizione di un manto morbido, setoso, condizionato appunto. La risposta poi della scelta dell'elisir, andando a ragionare su questo aspetto, è praticamente scontata, anche perché da un certo punto di vista di etichettatura abbiamo volutamente è messo abbastanza più o meno intuitivo, esatto, dal punto di vista degli elementi, tra virgolette, no? Extra wash significa andare a aumentare, quindi extra lavante, CN+, conditioner plus, un plus di condizionamento, volumix, mantenere il volume, diciamo che ogni nome rispecchia un determinato attivo per quell'esigenza. E quindi in questo caso, come vedete, lo stesso procedimento andiamo a fare in fase 2. Per questo soggetto, ad esempio, avevamo scelto lo snodante plus per un discorso di snodabilità, facilitare la snodatura in fase di asciugatura, gloss per aumentare la lucentezza, soprattutto sui soggetti scuri, e Hydro-Boost per lavorare sull'idratazione cutanea, fondamentale in quei casi dove tra l'altro andiamo ad utilizzare un sebum, un dermasafe, perché c'è una condizione dermatologica o di sebo più o meno grave di partenza. Tra l'altro l'Hydro-Boost è comunque un elisir che noi in realtà consigliamo sempre a prescindere, perché anche comunque quel 5% male non fa mai lavorare. No, diciamo sulla che è cute. proprio una questione di nostra ideologia. Per noi ogni soggetto deve mantenere un benessere cutaneo, a prescindere dal cane, a prescindere dalla sua vita, a prescindere dal suo stile di vita e a prescindere da qualsiasi cosa. Secondo la nostra teoria, una cute sana ovviamente rispecchia un manto sano, e quindi perché non utilizzare a livello preventivo qualcosa come l'Hydro-Boost, che può aumentare lo spessore cutaneo, quindi creare uno schermo protettivo proprio per la cute stessa. In termini di preparazione poi ci sono anche due aspetti
comunque importanti che vi fanno risparmiare un po' di tempo, e abbiamo visto che alcuni lo applicano, altri meno in realtà. Per alcuni è stata proprio una scoperta, e da quando l'hanno scoperto a me ho velocizzato un sacco, perché prima dovevo stare lì a calcolare la quantità eccetera eccetera. E riguarda l'acqua, cioè l'acqua in termini di utilizzo e applicazione, noi parliamo di 150 ml in fase 1, 100 ml in fase 2. Come andarla a misurare velocemente? Perché per assurdo è l'unico elemento di cui voi siete sicuri che non vi dovete mettere là a schiacciare o a È fare un po' niente. come se fosse il vostro prodotto standard. Esatto. Il vostro prodotto standard nel nostro caso è l'acqua, cioè l'acqua è sempre quella, non varia in base alla grandezza o alla lunghezza del pelo. E quindi quando noi abbiamo fatto la scelta di un determinato mixer, cioè quello che vi diamo in dotazione, ma tra l'altro a prescindere dal mixer potete anche voi avere un qualsiasi recipiente da 150 Questa era la ml. seconda cosa, ora l'approfondiamo. Esatto. Nel nostro caso comunque il bicchierino che trovate sopra il tappo del mixer, quel bicchierino bianco, è stato anche scelto appositamente proprio perché contiene perfettamente 150 ml di acqua. Quindi ad oggi vi assicuro che continuiamo a vedere i nostri clienti che quando creano la formula pesano l'acqua e perdono quei 30, quei 40 secondi per cercare di capire quanta acqua Ma anche mettere. se fossero 10, dico, perché perdere quei 5-10 secondi quando in un secondo prendete il bicchierino e lo versate? Esatto. Per quanto riguarda ad esempio il dosaggio da fase 2, quindi quando dovete inserire 100 ml di acqua, basta semplicemente un'unica volta, quindi la prima volta segnare circa i 2/3, magari con una tacchetta, con un pennarello nero, e riempire fino a quella tacchetta lì. I 2/3 ovviamente su 150 saranno 100 ml di acqua, e quindi anche lì eviterete di dover pesare l'acqua, ma semplicemente riempite e versate nel contenitore. In termini di poi mixaggio, quindi quali strumenti utilizzare, ovviamente noi partiamo dal presupposto che tutti i professionisti ad hoc debbano avere lo stesso strumento per poter preparare ed emulsionare il prodotto nella maniera, tra le prove che sono state fatte in passato, che abbiamo ritenuto più idonea per quella che è la preparazione del mix. Ovviamente secondo la nostra percezione. Infatti quello diciamo di cui vogliamo discutere anche oggi, come stava per dire Gabri, è proprio questo, cioè noi forniamo un mixer, forniamo un metodo di emulsionamento che non significa essere obbligati ad utilizzare quello, cioè nel senso non significa utilizzare necessariamente quel mixer oppure quel tritatutto, perché ovviamente sono accessori da cucina. Il consiglio che vi diamo è di utilizzare quello perché vi offre l'opportunità di avere una densità di schiuma nel caso di fase 1 e una corposità di maschera che secondo quelli che sono stati i nostri test è ottimale, quindi è il miglior risultato ottenibile, diciamo, sotto questo punto di vista. Ma è altrettanto vero che se nel corso degli anni voi siete abituati ad utilizzare ad esempio un frullatore a immersione o un montalatte, o utilizzare ad esempio direttamente l'emulsione dell'acqua, diciamo, all'interno del prodotto, l'importante per noi, per il nostro sistema, è creare una miscela, perché ovviamente gli attivi vanno miscelati tra di loro, ma potete farlo nel modo che vi viene più comodo in assoluto, quindi con un mixer, con un frullatore a immersione o con quello che vi diamo noi in dotazione. Più che altro perché comunque ad alcuni potrebbe venire meglio effettivamente utilizzare un mini pimer, ad esempio mi viene in mente un qualsiasi tipo di frullatore a immersione, rispetto che al mixer, se vogliamo proprio ottimizzare ancora di più, ridurre all'osso quelli che sono i secondi di preparazione, perché il concetto da quel punto di vista quale può essere in termini di risparmio? Che io non devo togliere il recipiente dal mixer, Ma non se lo devo tu- pulire, non lo devo mettere sulla bilancia, non lo devo rimettere là, e quindi di conseguenza dice, sai che c'è, magari metto questo, non avrò la stessa emulsione perché ovviamente non potrà venire, tra virgolette, alcuni la chiamano mousse, no? Quella che fuoriesce poi Che utilizzando apriamo il e mixer. chiudiamo parentesi, è semplicemente un fattore estetico e di comodità nell'utilizzare il prodotto, ma a livello di risultato finale è identico. Cioè avere una mousse o avere un prodotto leggermente più liquido non va a cambiare il risultato finale. Tra l'altro il consiglio che diamo noi, come diceva un po' Gabriele, oltre a un discorso di tempo è una questione di abitudine. Se io lavoro, io toilettatore, da 10 anni, da 12 anni con il mio frullatore a immersione, andare a modificare quelle che sono le mie abitudini non è facile.
e quindi magari il consiglio è quello di farlo un po' alla volta, quindi iniziare con il frullatore a immersione e poi pian piano cercare di utilizzare il nostro che, ripeto, a noi non cambia nulla utilizzarne uno o utilizzarne un altro. Se lo facciamo, se nel primo ordine lo diamo incluso nel primo ordine, lo facciamo perché secondo noi è realmente il miglior modo per utilizzare il prodotto. Tra l'altro vedi quanto siamo maniacali, cioè abbiamo fatto una diretta per risparmiare quei 5-10 secondi, penso un po'. Esatto. Però secondo noi è in realtà importante perché in un'economia proprio di una giornata, cioè andare a risparmiare del tempo No, ma anche un è po' per fondamentale. rispondere a quelli che poi sono giustamente un po' anche i dubbi dei Sì. potenziali clienti ad hoc. Il potenziale cliente ad hoc spesso dice: ma magari ci sarò troppo a creare una formula, perdo tanto tempo. In realtà la diretta di oggi è un po' per far capire anche quali sono le tecniche di utilizzo, quindi in che modo farlo in maniera schematica, quindi non andare a casaccio. E il video che pubblicheremo subito dopo vi darà la dimostrazione reale di una creazione veramente immediata, quindi non è come si pensa. Infatti questo è un appuntamento rivolto ovviamente per tutti gli utilizzatori ad hoc, ma soprattutto per chi sta utilizzando ad hoc per le prime settimane, per i primi mesi e quindi magari già da subito può applicare queste importanti informazioni, o magari se c'è all'interno della diretta qualcuno che può essere interessato alla cosmesi ad hoc e magari ha avuto sempre questi dubbi: ma lo faccio, non lo faccio, perché potrebbe essere per me complesso, potrebbe essere una perdita di tempo. In realtà poi andiamo a capire che di base noi andiamo a risparmiare un passaggio e quindi già questo, quei 4, 5, 10 minuti alle volte di una passata di shampoo supplementare li andiamo a risparmiare. Quindi anche se noi risparmiamo quei 5 minuti investendo quei 30-40 secondi in più, siamo comunque sempre sopra in termini di tempistica risparmiata, senza tenere conto di quella che è diciamo il termine di risparmio in asciugatura se noi andiamo ad utilizzare quelle dosi e quegli ingredienti corretti che comunque ci servono. Poi ci sono anche, scusami, concludo, diciamo anche delle tecniche tra virgolette di asciugatura che permettono di velocizzare sul tipo di prodotto. Sì, tecniche di asciugatura mi sono espresso male io, cioè nel senso andare ad utilizzare un wrap oil in fase di asciugatura per andare a velocizzare ancora di più quei tempi. Magari non parliamo della preparazione della formula, però parliamo di un'economia complessiva di risparmio di tempo in un trattamento. Esatto. No, volevo dire un po' anche il motivo che ci ha spinto oggi a fare una live proprio su questo è perché spesso noi mentalmente, noi di ad hoc, paragoniamo il nostro settore a quello che è poi il settore dei parrucchieri, quindi ad uso umano. Immaginate di entrare in un salone di un parrucchiere e di trovare magari totalmente messi a casaccio i vari colori, quindi le pigmentazioni che poi vanno a creare quel colore specifico per quella donna, eccetera, eccetera. Quindi immaginate di trovare magari un parrucchiere che sia lì 3 ore a cercare quale colorazione inserire, magari non avere a portata di mano né la bilancia né il dosatore e perdere tempo. È qualcosa che ad oggi nel settore parrucchiere, tranne in alcuni casi, non esiste. Cioè il parrucchiere è una persona preparata, sa che dosi utilizzare, ha tutto schematizzato perfettamente davanti ed è quello che vogliamo un po' ottenere noi ovviamente nel tempo. Noi ad oggi diciamo ci stiamo immettendo in questa visione perché ovviamente la personalizzazione ce lo impone, però è quello che vorremmo ottenere quindi nel tempo. Il toilettatore per noi deve essere una figura comunque molto schematizzata, molto lineare nel suo lavoro e trovare facilmente quella che è diciamo, la creazione di un trattamento tipo. Esatto. Allora io non so se nel frattempo sono arrivate domande o robe del genere. Sì, c'è la ragazza che ci dice che lei comunque in base alla sua esperienza non ha ancora utilizzato i prodotti inteso come acquisto della prima linea, ma ha già ottimizzato tantissimo i tempi. Addirittura qui adesso stavo per prendere il messaggio che è andato un po' dietro, ma risparmia un bel po' di secondi con la creazione del prodotto. E poi abbiamo un commento di Giacomo: in toilettatura si può perdere tantissimo tempo, aspettate un attimo, in toilettatura si può perdere tempo per tantissimi fattori imprevedibili, modi, mancanza di collaborazione dei soggetti, parlare con i clienti, eccetera, eccetera. Il minuto impegnato per la formula è un falso problema.
perfettamente Questo ragione. è un bel commento. Esatto. Grazie Cioè, Giacomo in per averlo realtà detto, ci perché focalizziamo tanto, come ha prima detto Gabriele, sui dettagli, perché per noi, proprio come ideologia della nostra azienda, il dettaglio, come dicevo prima, fa la differenza. Però è altrettanto vero che, come dice Giacomo, se magari io mi vado a perfezionare per ottimizzare il tempo della formula e poi durante la giornata spreco 30-40 minuti in cose non produttive, cioè non ha senso, non è il non ha senso. minuto nella Esatto, preparazione della formula, questo è assolutamente vero e esatto. poi riprende un po' il discorso che abbiamo detto all'inizio. Chi decide di sposare questo sistema sa già che va a investire del tempo in più nella preparazione della formula, in ottica poi di risparmiare qualcosa dopo in termini di asciugatura, ma soprattutto perché vuole creare quella cosa, cioè per andare a creare un qualcosa rispetto a un qualcosa di già pronto è oggettivo che bisogna andare a investire quei secondi, in alcuni settori minuti, Esatto. nel caso di preparazioni particolari, in più. In chiusura andiamo ad accennare un po' quella che può essere una Quando novità prima vi importante. dicevamo che noi non dormiamo neanche la notte, anche pubblico per tutti, un metodo che vi anticipo escluderà del tutto l'utilizzo della bilancia. Esatto, quello che un po' per tutti ad oggi capiamo bene può Arrivano tutti i essere. commenti, ma già non lo usavo, ti Esatto, immagino? non l'ho mai Non lo usato. usa mai. Quindi in realtà quello che giustamente la bilancia purtroppo ci dà come perdita di tempo, magari il fatto che si spenga, la batteria che si usura, e quindi abbiamo studiato da un annetto a questa parte a questo nuovo metodo, quindi che chiameremo metodo semplificato, che in maniera realmente intuitiva, quindi addirittura abbattendo il calcolo delle percentuali, quindi semplicemente scegliendo quale impatto voglio dare io al mio trattamento, se in prevenzione o mantenimento d'urto, in maniera semplicissima farà capire quanto prodotto andrò a mettere e lo farà proprio in maniera semplice, banale, senza utilizzo di bilance o altro. Ed è una domanda che io ho fatto a tantissime persone, credo a tutte quelle che io ho incontrato in Giacomo ha questi fatto la ultimi stessa tempi. domanda Sì, a a te 2 Giacomo l'ho giorni fatta, a fa. Marco l'ho Esatto. fatta, a Giorgio l'ho fatta, salutiamo tutti i ragazzi di Trapani e di Palermo che ho visitato scorsa settimana. E la domanda è stata, ma se voi aveste i cucchiaini? Domanda. E da E lì io minuto di direi silenzio. Cioè, se voi aveste un qualcosa, tra virgolette, di già pronto in già termini predosato. di dosaggi, esatto, dove noi sappiamo che quel cucchiaino corrisponde a X, l'altro cucchiaino a Y e l'altro a Z, quanto sarebbe il miglioramento in termini di preparazione, ma soprattutto anche in termini di quantitativo esatto di prodotto da utilizzare, senza mettere quello in più Esatto. o quel quantitativo in meno. Risparmio sia a livello economico, perché comunque quando la bilancia ha un malfunzionamento può capitare di mettere più o meno prodotto, quindi oltre a variare la formula o un consumo eccessivo di prodotto, ma soprattutto la nuova tabella che noi abbiamo creato e abbiamo realizzato avrà in maniera semplicissima lo schema proprio in base a quei dosaggi di cui parlavamo prima. Quindi se la prevenzione dovrò utilizzare questo cucchiaino, se avrò mantenimento quest'altro, se avrò onda d'urto quest'altro, quindi in maniera molto semplice, senza dover creare o calcolare 15%, 20%, 15 ml o 30 ml, semplicemente dovrò leggere la tabella e utilizzare quel cucchiaino di quel colore. Anche perché, esatto, anche perché non saranno cucchiai tutti uguali in termini di colore, ci saranno ognuno con un proprio colore che corrisponderà a un determinato dosaggio e soprattutto verranno realizzati in un materiale che faciliterà la scorrevolezza del prodotto stesso che state inserendo. Anche lì, proprio per parlare di dettagli, un semplice cucchiaino che magari chiunque avrebbe acquistato senza ragionarci su, noi ci abbiamo ragionato, li abbiamo testati e anche lì il tipo di materiale del cucchiaino stesso fa la differenza. Avere ad esempio un cucchiaino in plastica fa aderire il prodotto, quindi ciò cosa significa? Dover necessariamente risciacquarlo volta per volta e quindi una perdita di tempo. La scelta di cucchiaini in acciaio, che è la scelta che faremo, permette di proprio far scendere in maniera semplicissima il prodotto senza dover agitare o senza dover risciacquare. Cioè io personalmente all'inizio quando abbiamo avuto quest'idea
io sono sempre stato da esterno un promotore della bilancia, perché dico, piuttosto che avere X cucchiai, io comunque ho il mio elisir, metto il recipiente là, lo doso e vedo quanto ne sto mettendo io, Gabriele. Però facendo questa considerazione un po' a tutti, in realtà mi sono dovuto un attimino ricredere, perché tanti comunque mi hanno detto che questo metodo di cucchiaini potrebbe essere davvero più semplice per loro. Perché semplicemente nell'arco di una giornata lavorativa dove magari ognuno di noi ha 1000 pensieri, 1000 cose su cui ragionare, anche semplicemente il dover calcolare, come prima hai fatto un po' tu, il 15%, il 10%, il 5%, cose semplicissime quando diciamo siamo in una condizione normale, standard, ma in una giornata lavorativa anche quello può causare una perdita di tempo. Quindi se non è più necessario, se non dovesse essere più necessario trovare il quantitativo, ma io ho in tabella semplicemente indicato il colore del cucchiaino da utilizzare, è facilissimo, cioè è quello, sì, è avere un qualcosa di già predosato, il cucchiaino. Anche perché in realtà risolviamo il problema di tanti non matematici come me, ad esempio, che mi devo fare i conti. Cioè, Esatto. da quel punto di vista io non ragiono più, ne devo mettere tre, io devo mettere il cucchiaio rosso, devo Anche mettere perché un cucchiaio rosso, un cucchiaio arancione, due di quelli verdi, a seconda ovviamente di quella che sarà l'esigenza, ma io non mi pongo più il problema di farmi il calcolo, perché il calcolo io ce l'ho già lì, nella tabella, in quel caso. Esatto. Quindi non era vediamo l'ora anche esatto, noi di ci renderlo saranno i primi pubblico. test comunque a breve, perché crediamo, anche in base ai feedback che ci avete detto voi dietro le quinte, che questo possa essere davvero un metodo che ad alcuni, secondo me, farà percepire realisticamente la differenza e la personalizzazione rispetto a quello che facevano prima. Cioè, realisticamente, magari mettono quel prodotto in più che magari gli serve, convinti prima che lo stavano mettendo, Esatto. però effettivamente mettendolo nella maniera corretta, tra virgolette predosata in questo caso, si rendono conto che 3 ml piuttosto che 2 fa la differenza in termini di dosaggio. Esatto. Ma anche poi in termini, come accennavamo prima, di costo del prodotto. 1 ml può sembrare poco, ma in un attivo ultra concentrato 1 ml a livello di costo non è tanto insignificante. Esatto. Quindi per andare a riassumere tutto prima di chiudere, abbiamo parlato di come andare a scegliere il corretto elisir da utilizzare andando ufficialmente a schematizzare. Questo è un tipo di schema che noi già tra l'altro abbiamo proposto sui social con una delle formule d'esempio, ne faremo altre nel corso delle settimane, quindi andare a suddividere gli elisir sia di fase 1 che di fase 2 per tessitura, pigmentazione e cute, con suggerimento anche di disporli proprio nella vostra toilettatura in questo specifico modo. Dopodiché abbiamo parlato dei dosaggi, quindi non pensare più al 5, dal 5 al 18, ma andare a ragionare sulla gravità del problema e quindi di conseguenza la scelta del relativo dosaggio. Schematizzandolo con 5, 10 e 15. Quindi questi tre dosaggi in base alla gravità del problema. Poi qualche suggerimento in termini di preparazione, quindi il bicchierino d'acqua piuttosto che la lettura della tabella del dosaggio, che comunque per alcuni potrebbe essere un ripasso, però ripassare non fa mai male. Poi in termini anche di preparazione del prodotto, come andare a quale strumento scegliere, ecco, quindi non c'è uno strumento fisso che deve essere il primo mixer che voi avete ricevuto, potete utilizzarne tantissimi altri se vi trovate più comodi. E poi ultimo ma non meno importante, quello che riguarda ovviamente questo nuovo metodo che stiamo testando e collaudando. Quindi ribadiamo per anche poi i ragazzi esteri che non so se ci stanno continuando a seguire, che ovviamente, sì, ovviamente questo per gli esteri ma anche per gli italiani, per chi non ci ha potuto magari seguire perché ancora sommerso di lavoro, ovviamente sarà una diretta che rimarrà all'interno della community e quindi potrà essere spulciata più e più volte. Secondo me sarà una diretta vista per più tempo, perché secondo me che noi stessi riproporremo quando magari qualche cliente ha qualche lacuna
nella magari dal punto preparazione. di vista di pillole, magari in altri formati da questo punto di vista, però sicuramente sono dei concetti importanti. E ultimo, ma non meno importante, scusando la ripetizione, tra poco andremo a mettere direttamente il video della preparazione della formula in meno di un minuto. Che Quindi vi giocando consiglio un di po' andare a con i vedere tempistiche. proprio adesso, perché avete il concetto ben chiaro, avete seguito una live, avete seguito una diretta, quindi avete chiaro il concetto, il video vi farà vedere proprio quello che abbiamo detto, quindi riuscire a fare tutto all'interno del minuto. Bene, a questo punto direi che è tempo di salutarci, nel tuo caso è tempo di festeggiare il compleanno e quindi Ragazzi, noi siamo sempre disponibili ovviamente ora e in futuro per ulteriori chiarimenti e accorgimenti sulla questione e noi ci ci vediamo nei aggiorniamo prossimi alla video prossima e live nelle insieme. prossime live dirette. Vado. Ciao, Ciao ragazzi. andiamo.